amiche ed amici, ogni promessa per me è un debito e io vi avrei detto che vi ho promesso che vi avrei parlato delle mie vecchie cassette di musica che ormai da molti anni non posso ascoltare. Magari scenderò delle tracce da internet, ma è un peccato, perché queste sono alcune, ne ho dovute buttare molte perché poi marciscono, perché ormai gli stereo dal 2010, dal 2000 da prima, ormai non portano più il mangiacassette, anzi fra poco non porteranno più neanche la presa usb. Fra poco sarà difficile trovare degli stereo con il lettore di cd, perché tutto si convertirà in memoria digitale. Allora io vi voglio fare vedere un qualche cosa che è circolato sin dalla mia infanzia, o almeno fino in forma strepitosa dagli anni 80. Scusate, ma devo eh, qua vi faccio vedere con che questo era il Walkman, che era, ce l'ho ancora ma purtroppo si è rotto, eh, con i bottoni analogici. Si metteva qua la cassetta, purtroppo c'è uno sportellino, ecco, si metteva lì la cassetta, c'ha anche la radio e c'ha l'equalizzatore analogico, come potete vedere, no? Le tacche, se si può vedere, ecco qua. Con questo apparecchio portatile o con stereo fissi che molti di voi magari avranno visto, si potevano ascoltare le cassette. Adesso vi faccio vedere parte delle mie cassette che sono sopravvissute al tempo. Eccole qua, care amiche e cari amici miei, le mie cassette, anche il mio disordine. Poi in un altro tempo, o anche adesso, vi faccio vedere che ho, sì, anche adesso, delle cassette vhd, credo che si chiami così, eh, vhc, no, perdono, vhs, ecco che stavo dicendo, vhs. Ce ne ho avute molte di più. Adesso vediamo un po' che cosa ascoltavo io da giovane, e che è tutto in disordine. Qua la prima che ho preso, musica dell'India, musica dell'India che ho fatto una raccolta, perché duplicavo a volte i cd per avere, cioè i cd che io avevo comprato, per avere una sintesi delle canzoni che più mi importava ascoltare. Poi queste qua che neanche tiro fuori perché mi cadrebbe tutto, le ho comprate nell'istituto l'Amazon K di Pomaia vicino Pisa. Come si può vedere c'è anche musica classica come questa sopra di Tchaikovsky, ma questa qua, ecco, lodi a Tara, no, questa è, sì, lodi a Tara e a Chain Racing, Vajrapani Mahakala e di La Maesce, e c'è anche il Gaden la Chiema. Io per fortuna questa in forma analogica sono riuscito a connettere il mio vecchio computer che ho avuto prima dell'attuale. Questo è un dual core duo, io ho avuto il Pentium terzo,
e con un cavo analogico allo spinotto del microfono ho connettato lo spinotto di uscita eh, dello stereo, quindi ho registrato senza passare per il microfono ma direttamente da stereo, dal lettore stereo che avevo di mangianastri al computer. Ho registrato queste sadhane, queste sedute di meditazione con preghiera buddiste. Poi vediamo un po', però, di quando io ero giovane. Vi ho promesso, devo mettere delle cassette di lato. Ecco, ho ascoltato molta musica cinese, anche se non capivo che dicevano, però è molto armoniosa, musica folclorica cinese. Poi qua un'altra cassetta comprata nell'istituto l'Amazon K di Pisa, cioè che sta in Pomaia, in realtà vicino a Pisa. Una canzone per un canto per il Tibet. Vedete come erano fatte, no, le cassette? Inno nazionale del Tibet. Poi qua ci abbiamo The Police. Ecco qua, questa degli anni 80, primi anni 80, bella prova, forse 82. Ghost in the Machine, Ghost in the Machine, bella questa. I Police mi sono sempre piaciuti. Poi che ci abbiamo? Poi ci abbiamo, vabbè, musica classica del Corriere della Sera. Poi ci abbiamo Lucio Dalla. Ecco, questo qua è una quel fenomeno di Lucio Dalla. Non so se mangiando delle sottilette di formaggio, non so di che marca, raccogliendo dei punti me ne hanno dette 2 o 3. Comunque io lo ascoltavo per radio. Poi vediamo un po'. The Police, un altro. Zeniatta Mondata. Adesso non le posso ascoltare perché non ci sono più riproduttori di cassette, però voglio scaricarmele da YouTube, così le ascolto di nuovo, per non sprecare dati col cellulare o non sprecare la batteria del cellulare. Poi un'altra, The Prayer, Lama Ganchen, perdon, Lama Ganchen, The Prayer. E questa è un'altra cassetta di inni buddisti che ho comprato all'istituto l'Amazon K, diciamo mantra e pratiche tibetane. Ecco qua, questa neanche la posso ascoltare, è di Sri R Rishi Priya, Rosanna Rizzi, mantra e nada yoga, che mi è venuto con l'anonimo libro delle edizioni mediterranee, mantra e nada yoga. E quindi ci sono, pensa che io non me la ricordavo più questa cassetta, il Gayatri, il Surya mantra, il Ganesha mantra, Om Sai Rama, Om Namah Shivaya e il Gayatri di nuovo come chiusura. Molto bello, ti fa meditare logicamente. Ah, addirittura questo, Laura Secca, perché ho comprato un libro di Sai Baba, però il libro non mi è piaciuto per niente, quindi è edito dalla Mediterranea anche questo, che è venuto con preghiera e mantra dell'Amstram di Sai Baba. A me Sai Baba non mi ha mai detto nulla. Vi sconsiglio di comprarlo, dicono che è una comunità un po' strana. Comunque le preghiere che presenta sono tutte preghiere indù, non è che sono inventate da lui, quindi potete ascoltare questo cassette, soltanto che ecco, per me non è un maestro molto affidabile, anzi però non vorrei offendere nessuno che lo segua. Preferisco Rainish, è più sincero. Poi vediamo un po', esplorando così dall'alto in basso, Irigheira, un'altra cassette degli anni 80, dei primi anni 80, forse della fine degli anni 70.
è molto bello, dedicano una canzone a un eroe, non so se della prima o seconda guerra mondiale, Luciano Serra Pilota, dice. Poi no tengo dinero, mitico, e vamos a la playa. Irigheira. Poi qua musica fortunata, vinci 100.000 dollari, eh? E io non lo sapevo, non ho partecipato a questo grande concorso, non so come si doveva partecipare, ma evidentemente il denaro all'epoca non mi interessava, non c'era YouTube che potevi fare soldi. E poi io avrò avuto 12-13 anni, insomma, non ero molto sveglio. Poi qua vabbè, il bolero di Ravel, musica classica. Poi qua musica eh, andina, Equatore, Perù, Bolivia, musica tradizionale folclorica. Poi qua Paul Young, no parlez, bravo cantante melodico, però ti dirò che questa cassetta purtroppo non l'ho ascoltata che più di 2 o 3 volte. Infatti non so com'è che mi è rimasta, che non l'abbia regalato a qualcuno, perché di solito le cassette che non ascoltavo le regalavo. Poi nessuno mi ha mai ricambiato il favore, mai nessuno mi ha regalato nulla a me. Io ho sempre regalato, ho prestato, e quando ho smesso di prestare perché regalavo mi rendevo conto che le cassette che si prestavano non tornavano indietro, come i libri. Ho prestato sempre molti libri, non è nulla tornato indietro. Atahualpa Yupanqui, cantautore latinoamericano. Poi vediamo, c'è questo video, non voglio farlo di mezz'ora perché Simple Mind, Spark in the Rain, che non mi ricordo più che cosa significasse, ma l'ho ascoltato negli anni 80. Anche questo mi sembra prima metà degli anni 80, non so dire, io facevo il liceo. Qua devo eliminare un po' di cassette e metto sopra perché è un vero casino, altrimenti si ripetono il numero. Poi qua gli Eurythmics, belli forti, questi ho iniziato ad ascoltarli nella seconda metà degli anni 80, credo, perché sono andato a un loro concerto con degli amici quando facevo karate do vado Rio, al Pala Euro, al Pala Sport di Euro. E non ci ho capito una mazza di quello che cantavano, neanche li riuscivo a vedere perché la distanza era tale. Avevano preso dei biglietti, peraltro mi sembra che mi hanno invitato, quindi non ho pagato, ma la distanza era tale, l'acustica così pessima che loro stessi si sono scusati, ma non gli funzionavano i parlanti bene. Comunque poi ho visto tutti i loro videoclip, gli Eurythmics. Poi tanto ecco qua Vasco Rossi, ciao Enrico Taro che sognava, saluti, qua ti sto presentando Vasco Rossi. Eurythmics sono una forza, sì, c'hai ragione Enrico Taro che sognava. Vasco Rossi, va bene così. Mi ricordo che una volta si presentò, non so se da Pippo Baudo, che stava a mezzo fatto o fatto per intero, e poi come lo prendeva in giro per una canzone che dice voglio una vita spericolata, una vita come quella di Steve McQueen. Lo prendeva in giro il grande imitatore Sabani dicendo voglio una vita spericolata, una vita come quella di Rin Tin Tin, per dire che lui aveva una vita da cani, no? E poi qua che ci abbiamo Lucio Dalla 1983. Le nuove canzoni del Vasco non mi piacciono, ma le vecchie sì, anche a me. Sono le vecchie sì, come i libri di Stephen King. I primi sono bellissimi, anche se non li ho letti, ho visto le adattazioni cinematografiche o televisive, ma gli ultimi, io ho sfogliato l'ultimo libro. Che bello l'idea, questo live è proprio carino, grazie Enrico Taro che sognava. Mi avete più volte chiesto che parlassi delle cose della mia gioventù. Allora questo di Lucio Dalla 1983 è bellissimo, veramente, con queste canzoni
1983, Pecorella, l'altra parte del mondo, Camion, Noi come voi, Stronzo, lo dico anche se YouTube lo censurerà perché è il titolo di una canzone è solo. E io ho letto in questi giorni un po' di un libro di Stephen King in una libreria che diceva se tutte le donne del mondo scomparissero, questa è una delle tante cassette in bianco che non c'è nulla, che cosa faremo noi se le donne scomparissero? E non mi è piaciuto come libro perché non avevo una trama alla Stephen King. Due cassette in una che sono ricordi di famiglia. Mi è caduto qualcosa per terra che non so che cos'è, un bottone. Io sto attaccando bottone, quindi un altro bottone in più non mi serve. Poi qua che cos'è questo? Per mettere dell'incenso. È un incensiere di plastico che mi è venuto ultimamente, non ne sto bruciando, ho un baule pieno di incenso. Qualcosa, no, ah, Jean-Michel Jarre, avevo Bach, musica classica, poi Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, bellissimo, forte, compratevelo. Io qua devo iniziare a mettere le cassette dove posso perché se no. Poi musica cinese, mi sembra per la pratica che l'ho duplicata, questa me l'hanno prestato un'amica di un ristorante cinese che mi sembra che stava vicino come si chiama il mercatino all'aperto, Porta Portese. Ecco, mi ha prestato, infatti si vede che è una fotocopia. Purtroppo io non c'ho più il mangiacassette, allora non so che ti google per cercare questa musica, magari non ci sarà neanche in YouTube. Poi questa è un cassette che ho comprato nelle mie vacanze nel sud della Spagna, Los Romeros de la Puebla, musica folclorica spagnola che gli spagnoli hanno scritto storto i titoli delle canzoni, come potete vedere, invece che in questo senso non si leggono i titoli. Poi vabbè, altre 2 o 3 cassette in bianco, cioè vuoti, gli astucci o con delle duplicazioni, va a sapere che ci ho fatto. Cassette ripetute, cioè di autori che non classici. Dovevo parlare della mia Lucio Dalla, 4 marzo ed altre storie, bella anche questa. Poi la Maiesce, già l'ho detto, mi sembra questo, o ne ho un'altra o già l'ho detto, ma ecco, poi qua che c'ho molte cassette di famiglia. Io cerco di Bambino, un altro cassette di musica spagnola, l'ho comprato nel mio viaggio in Spagna nella seconda metà degli anni 80. Poi vediamo un po' musica classica, musiche cinesi, vabbè, ecco questo, nella seconda metà degli anni 80 ho preso questo musica, non so se techno, house, codice trance, che è di Rez Anthony. Non so quanti di voi l'avranno ascoltato, è molto interessante. C'è in YouTube Rez Anthony, quindi codice trance Rez Anthony. L'ho comprato uscendo da scuola. Mia madre mi dava i soldi della merenda, io invece li risparmiavo. E poi abbiamo di nuovo The Police Synchronicity. Cercalo, cerca Rez Anthony, il ricotaro che sognava. Poi c'è Tatan, Rogers Waters. Probabilmente speriamo che per questa copertina YouTube non mi censuri. Vabbè, ormai l'ho fatto vedere. Diciamo così, Roger Waters.
The Risk of the poi c'ho Mele Kim, prima o seconda metà degli anni 80. Poi vabbè, niente, ah, il live, andate ad ascoltare in YouTube Dire Straits, prima metà degli anni 80, un doppio album, due cassette, mi sembra da 120 minuti ciascuna, costato una fortuna. Dire Straits, esatto, molto bravi, con Knopf mi sembra il chitarrista. Poi qua che c'ho, ah, Elvis Presley, Elvis the Pelvis, anche questo lo dovrò ascoltare da YouTube, doppia cassetta, mi è costato un occhio, anzi gli è costato un occhio a mia madre che me l'ha regalato. Poi che altro ho, che vi voglio fare vedere? Niente, perché poi ho iniziato a comprare The Compilation Hello Africa, una compilazione di musica africana che ho comprato allegato a una rivista. Sì, grazie, ne avevo una raccolta più grande di Kotaro che sognava, molte sono andate perdute. Atahualpa Yupanqui, chitarrista latinoamericano, cercatelo in internet. Atahualpa Yupanqui ha un suono molto bello di chitarra, poi a volte canta anche. Questo Vangelos de Papandreous, però ho perso la cassetta e non poi Los Rojieros, antologia del fandango de Huelva, e questo è un altro cassette che ho preso nelle mie vacanze spagnole nell'89. L'ho ascoltato una volta o due e poi adesso non lo posso più ascoltare, forse cercherò in internet, ma mi ricordo che era tutto flamenco, il flamenco molte volte è ripetitivo, è una scassatura di maroni. E poi c'ho musica dalle Ande, Runa Cuna, music from the Andes, Ecuador. Questo l'ho comprato in un viaggio a Miami, sempre inizio anni 80 o fine anni 80, chi se lo ricorda. Poi devo mettere da parte delle cassette, che è tutto lo stesso genere. Vediamo, io vi voglio fare vedere tutte le cassette che mi sono rimaste. Musica cubana, ah no, Van Dan, sì, musica cubana, Van Dan, Anda y ven, muovete. L'ho comprato in un mio viaggio a Cuba agli inizi degli anni 80. Come si vede, la cassetta è molto elaborata, sembra quasi una duplicazione casareccia. Comunque io non ho ancora cercato in internet Van Dan, perché è un po' musica appiccicadiccia, tipo la salsa, queste cose qua non è che sono sempre state il mio forte. Poi ecco, questo bello, seconda metà degli anni 80, Till Tuesday, gruppo bellissimo, bello 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 davvero, vi consiglio Till Tuesday, cercate in internet. Le musiche latine non piacciono molto neanche a me, hai ragione Ricotaro che sognava, è difficile trovare, io ti consiglio Atahualpa Yupanqui, però è difficile trovare delle musiche latine. Poi vediamo, vabbè, musica classica, Karajan Favorites, comprato a Miami, seconda metà anni 80, che segue i classici della musica classica. Poi vediamo un po' musica spagnola, io sono contro le corride, però qua ci hanno messo, comprato nell'89 nel mio viaggio in Spagna. Vediamo un po',
il guayabero, altra musica cubana, il guayabero. Cercate in internet Till Tuesday, un'altra cassetta del Till Tuesday, fine anni 80. Questa è la prima che comprai. Molto belli, molto bravi Till Tuesday. E Amy Mann, che è la cantante, questa bionda, canta molto bene. Io ho anche un cd suo che canta molto splendido, si capisce senza leggere il testo quello che canta. Qua mi stanno per cadere le torri che ho armato. E poi vabbè, qua ho fatto una cassetta duplicando la musica dell'istituto l'Amazon K. Questo è un altro del venerabile Ciampaghiazzo, Lama Cioppa e Guru Puya, che ho comprato nell'istituto l'Amazon K di Pomaia, vicino Pisa. Nell'istituto, e questo Chiara Luce Nastri, nell'istituto Chiara Luce, che fa pubblicazioni e vende libri e niente. E questo è sempre di Lama Ganchen, Corpo e la mente, un metodo per la pace interiore universale che collega questo mondo a Shambhala. Sempre comprato nell'istituto l'Amazon K a Pomaia, vicino Pisa, nella loro editrice Chiara Luce. Sono delle pratiche di guarigione, che c'ho anche il libro, ma ho praticato poco di quel yoga. Poi vediamo un po' Amigos dei Guinness, Amigos dei Gine, sempre l'ho comprato nelle mie vacanze spagnole e non l'ho ascoltato più di una volta perché il flamenco è appiccicaticcio. Poi vediamo che c'ho qua gli Eurythmics. È stato il mio primo cassette, la mia prima musica che ho ascoltato, inizio anni, no, forse seconda metà degli anni 80. Sì, seconda metà degli anni 80. Revenge, cercate in internet Eurythmics e Revenge e vedrete che è bello. Poi c'ho qua Eurythmics, poi c'ho qua Edmundo Rivero en Lunfardo, è un cantante di tanghi. C'ho anche FM Tango, tutti in allegati con riviste, no? E Jimi Hendrix, Are You Experienced? Sei tu sperimentato? Bellissimo. Non so se seconda metà degli anni 80 o prima metà degli anni 80. I Beatles, ho comprato solo questo dei Beatles e Eurythmics 1984. Allora, spero che questa carrellata di musica della mia epoca vi sia piaciuta, spero di avervi soddisfatto. Appena possibile, se trovo altre cassette, farò un altro live su quella musica perché ho due astucci da qualche parte ma non li trovo. Comunque il grosso è stato detto. Questa è tutta la musica che io ascoltavo da giovane. Grazie, il ricotaro che sognava. Sì, molto soddisfatto. Adesso devo tagliare questo nuovo live. Vi ringrazio di avermi seguito a tutte e tutti voi e un cordiale abbraccio, un affettuoso saluto. Mi raccomando, se anche voi vorreste dirmi che musica ascoltavate da giovani negli anni 70, 80, 60, 90, e un invito anche a Mario Circello, oppure se voi nella vostra gioventù ascoltate qualcosa in particolare, lasciatemi i commentari. Mi guarda in differita il precedente. Ciao, grazie Ricotaro che sognava. Mi raccomando, se voi avete della musica preferita lasciatela nei commentari, fatemi sapere cosa ne pensate dei cantautori, dei gruppi
della musica della mia epoca. Cercherò, è un po' che non si vede. Ah, sono preoccupato per Mario Circello. Allora, se voi avete della musica preferita che ascoltate o che avete ascoltato nella vostra gioventù, mi raccomando, commentatela. Lasciatemi dei commentari riguardo la musica che ascoltavate nella vostra gioventù, negli anni della mia gioventù, anni 70, 80, anche 90, che ero ancora giovane. E poi commentate la musica che ascoltate adesso. Ditemi la musica che commentate adesso. Ditemi cosa ne pensate della musica che vi ho mostrato in questo momento in cassette, quindi musica datata. Condividete questo video, mi raccomando, affinché altri possano commentare riguardo la musica della mia adolescenza e gioventù e dire cosa ascoltavano loro durante la loro gioventù, durante la loro adolescenza, oppure se sono giovani o adolescenti che musica ascoltano adesso. Mi piacerebbe che questo video ricevesse molti commentari, quindi mi raccomando, diffondetelo fra tutti i vostri contatti, amici, parenti, familiari. E una cosa che vi ho ripetuto anche nel video precedente, nella live precedente, così aiuterete anche il mio canale a sopravvivere, perché io non vi chiedo soldi, sono disoccupato, ma mi raccomando, diffondete il video a quante più persone sia possibile, dategli like, commentate cosa ne pensate dei cassette che vi ho fatto vedere e quali erano le vostre canzoni preferite della vostra infanzia, se avete più di 50 anni o 50 anni, quasi 50 anni come me, o meno di 50 anni, e se siete ancora adolescenti o giovani, che cosa ascoltate, qual è la vostra musica preferita. Con questo vi devo lasciare, prima o poi, forse domani, lascerò dei video in anteprima. Andate al mio canale, guardate nella lista video quelli più visti e quelli meno visti, e poi accedete alle liste di riproduzione. Sotto ogni video che guardate, mi raccomando, lasciate un commentario, date like e condividete il link, in modo da aiutare il mio canale a ricevere quanti più views possibile. Adesso vi devo lasciare, si è fatto tardi di nuovo. Ciao ciao.